in collaborazione con MSC Crociere, un mondo di scoperte. sportoutdoorviaggi.it. Giver, un mondo di natura. Cari amici telespettatori, benvenuti da Floriano Omobone al consueto appuntamento settimanale con Mondo Crociera. Mondo Crociera, la trasmissione televisiva che gira i luoghi più belli al mondo a bordo delle navi da crociera più belle al mondo. In questa puntata navighiamo in due importanti fiumi europei, il Douro in Portogallo e il Rodano in Francia. Ci aspetta quindi una bellissima puntata e mi raccomando, quindi navigate sempre con noi. Lisbona è la capitale più a occidente d'Europa ed è l'unica affacciata sull'Oceano Atlantico, un oceano importante perché da qui, da Lisbona, partirono i portoghesi per scoprire il mondo. Questo è il monumento più importante, il monumento delle scoperte, fatto nel 1960 per ricordare i 500 anni di quando i portoghesi iniziarono a scoprire il mondo, le Americhe, l'Africa e soprattutto le Indie. Sulla prua della nave il re Enrico il Navigatore, il re illuminato, che iniziò appunto questa grande avventura. Adagiata sulla riva del Tago, Lisbona è tra le più suggestive città europee. Luminosa e colorata, nobile e popolare, poggia su 7 colli che scendono verso il porto con strette stradine e scalinate. Il Portogallo è uno degli stati più antichi d'Europa, è stato un regno ininterrotto da lontano 1139 con il primo re Alfonso sino al 1910, poi la Repubblica, poi quasi 40 anni di dittatura e ora di nuovo una meravigliosa Repubblica. Le diverse culture che si sono succedute durante i secoli hanno contribuito alla creazione di un immenso e variegato patrimonio multiculturale, in vari stili architettonici, medievale, barocco e moresco. Dall'incontro con diverse culture si formò lo stile manuelino, un'interpretazione locale del gotico legato a motivi rinascimentali. La Torre di Belém e il Mosteiros dos Jerónimos ne sono l'emblema. Altro aspetto caratterizzante dell'architettura portoghese sono gli azulejos, le celebri mattonelle decorate, riprese dalla cultura araba e diventate a partire dal XV secolo il motivo principale di decoro per chiese, conventi, palazzi, giardini e fontane. Un susseguirsi di emozioni e colori, un irresistibile connubio di stili, tutti da vivere e scoprire. In questa puntata vediamo le 4 città più importanti del Portogallo: Lisbona, la capitale, Porto, la città del nord, Braga e Coimbra. In Portogallo c'è un simpatico detto che dice che a Lisbona, la capitale, ci si diverte, a Porto si lavora, a Braga si prega e a Coimbra si studia, un po' come in Italia. Fate voi quali sono le 4 città italiane simili al Portogallo.
Beh, in 10 giorni il meglio della penisola iberica, perché si inizia intanto dalla capitale, che è Lisbona, che è una delle città più belle del mondo e anche un orgoglio per il Portogallo perché è una città romanica. Dopo Lisbona abbiamo anche la possibilità di vedere il santuario di Fatima, che è uno dei più bei santuari, diciamo, che esistono in Europa, e poi la visita della città di Coimbra, che è una città universitaria, una delle più antiche al mondo, e poi naturalmente la città di Porto, perché non dimentichiamo che Porto è stata la prima capitale del Portogallo. Il Portogallo è proprio nato in questa città, infatti una volta si chiamava Portucales, da Portucales è nata questa città di Porto. Da qui si parte per questa bellissima crociera che copre un itinerario di 210 km per arrivare fino al confine spagnolo. In questi 210 km facciamo la navigazione nella valle incantata del Douro, dove ci sono i vigneti del Douro, dove si fa il vino di Porto. Visitiamo alcune cantine dove si fanno vedere la produzione di questo famoso vino veramente eccellente, e poi i paesaggi del Douro, non solo lungo la navigazione, anche all'interno, perché noi facciamo sì la navigazione fino a Salamanca, però facciamo anche escursioni che faremo vedere a tutti coloro che vengono a fare questo viaggio anche all'interno della Valle Incantata del Douro, che è veramente un paradiso terrestre. E poi dulcis in fundo la bella città di Salamanca, che è un patrimonio dell'UNESCO. Addirittura c'è l'università del 1218, l'università più antica della Spagna, una città veramente bellissima. Dal confine spagnolo, dal confine portoghese fino a Salamanca sono 122 km lungo un percorso della meseta spagnola che è veramente un incanto, per arrivare poi in questa città che è veramente una delle città più belle della Spagna. Portogallo è un paese figlio di Roma e infatti i portoghesi si considerano un po' anche italiani. È per questo che gli italiani vengono in Portogallo molto volentieri, vengono a conoscere questo paese lusitano, così si chiamava una volta, un paese lusitano che praticamente interessa a tutti gli italiani perché fanno parte della stessa famiglia, la famiglia dei romani. Il famoso vino Porto viene prodotto solamente sulla Valle del Douro e può essere tipica la produzione come le terrazze delle nostre Cinque Terre oppure dolci colline come il Monferrato e le Langhe. Sono ben 40.000 gli ettari adibiti al vino Porto su una superficie di 250.000 ettari. Il Porto viene trattato, viene fermata la fermentazione naturale dell'uva e viene aggiunta una percentuale, circa il 20% di alcol. Sono stati gli inglesi che hanno scoperto questo vino e lo hanno lanciato nel mondo. Un vino molto dolce e molto buono. Il vino do Porto, o semplicemente Porto, è un vino prodotto nella Valle del Douro. È uno dei più grandi vini del mondo, un vino liquoroso tra i più conosciuti e contraddistinto da un sapore inconfondibile. La Valle del Douro è la terza regione vinicola nella storia ad essere oggetto di protezione. Venne riconosciuta come territorio esclusivo di produzione del Porto addirittura nel lontano 1756. Più datate risultano solo essere le aree di produzione del Chianti in Italia, nel 1716 e del Toccai in Ungheria nel 1730. La storia di produzione del vino nella Valle del Douro, il famoso Porto, risale ad epoche antichissime e precisamente al periodo di dominazione romana, quando nel I secolo a.C. i conquistatori introdussero per primi la coltivazione della vite. A testimonianza di questa lunga storia di tradizioni e costumi, nel 2001 la Valle del Douro venne dichiarata dall'UNESCO Patrimonio Mondiale dell'Umanità. Il vino è prodotto esclusivamente con uve provenienti dalla valle, ma la lavorazione delle stesse e la produzione del vino sono concentrate nella città di Porto e precisamente nella parte sinistra della città, la famosa Vila Nova de Gaia.
Le uve e le botti contenenti il vino venivano infatti trasportate via fiume da tutta la valle fino a Villanova de Gaia per essere successivamente lavorati e sottoposti ad invecchiamento, e l'ottimo collegamento con l'Oceano Atlantico consentì in tempi successivi di imbarcare verso destinazioni estere il vino, soprattutto in Inghilterra. Nel Settecento infatti il porto era estremamente apprezzato nei salotti dell'alta borghesia, come in quelli dell'aristocrazia londinese. Porto non è un vino classico, si tratta infatti di un prodotto ottenuto dalla fermentazione incompleta del mosto. Mentre ancora in corso infatti la fermentazione viene fermata, in termine tecnico si dice mutizzata, mediante l'aggiunta di alcol proveniente dalla distillazione delle vinacce, l'acquavite detta localmente aguardente. Questa operazione fa sì che gli zuccheri, una volta contenuti nel mosto, non si trasformino in alcol etilico, ma rimangono all'interno del vino. Ciò gli consente di avere un caratteristico sapore dolce ed inconfondibile, e l'aggiunta di alcol puro contribuisce ad innalzarne in modo rilevante la gradazione alcolica. La Ribera è il cuore antico di Porto, patrimonio mondiale dell'umanità. Questa è la piazza più importante e più famosa, con la statua di Enrico il Navigatore, il re navigatore che nel 1400 indicò con la sua mano l'Oceano Atlantico per la scoperta dell'Africa, dell'India e poi dell'America. Il vecchio mercato Ferreira Borges, ora importante centro enogastronomico dei prodotti portoghesi. Il famoso Palazzo della Borsa, costruito nel 1834, uno dei palazzi più belli di Porto e forse del Portogallo. Qui vengono ricevuti tutti i capi di Stato in visita in Portogallo. E poi la chiesa di San Francesco, una chiesa in stile barocco medievale famosa per avere tutte le sue statue ricoperte da foglie d'oro, oltre 100 kg di materiale prezioso. Porto, o in italiano Oporto, è il capoluogo del distretto omonimo del Portogallo. Si trova sulla riva settentrionale del fiume Douro, poco lontano dall'Oceano Atlantico. La sua area metropolitana conta 1.700.000 abitanti e comprende anche la famosa città Villanova de Gaia, città di 300.000 abitanti. Porto è la capitale del nord del Portogallo e c'è una sana rivalità con la capitale Lisbona, un po' come in Italia fra Milano, capitale economica, e Roma, capitale politica. Gli abitanti di Lisbona chiamano gli abitanti di Porto i trippeiros, i mangiatori di trippa, perché una volta c'è un aneddoto che dice che qui a Porto rifornivano le navi che andavano appunto lungo l'Atlantico a scoprire le Indie e l'Africa. Gli davano la carne e mantenevano invece la trippa. Qui questo piatto tipico qua di Porto, la trippa do mar, è uno dei piatti più diffusi. Porto è uno dei distretti più industrializzati del Portogallo ed è talora chiamata a Capital do Nord, la capitale del nord, poiché funge da centro della maggiormente industrializzata regione settentrionale del paese. Da essa derivano il nome dello stesso Portogallo e del famoso vino Porto. La libreria Lello e Irmão è uno dei posti più visitati di Porto. Tanti anni fa una giovane londinese che insegnava inglese qui a Porto, entrando in questo locale storico e caratteristico, trovò l'ispirazione per scrivere uno dei successi planetari nel mondo dei libri. Parliamo di Harry Potter, lei è la famosa scrittrice Rowling, ora una delle donne più ricche al mondo. La stazione ferroviaria di São Bento qui a Porto è una delle più belle d'Europa, è tutta decorata con azulei, sono ben 20.000 piastrelle bianche con tutti i toni e colori di azzurro e blu. I riferimenti storici della città di Porto risalgono al V secolo e all'epoca romana. Nel periodo precedente alla fondazione del Portogallo era chiamata Portus Cale, Porto di Cale. Il territorio circostante venne quindi detto Condado Portucalense e questa nazione divenne in seguito il regno indipendente chiamato Portogallo, che si espanse fino ai suoi confini attuali
e in seguito riconquistò il territorio perso ai Mori invasori durante il regno del re Don Alfonso Enrique o Conquistador. Uno dei soprannomi di Porto è la città invicta, mai vinta, infatti non è mai stata conquistata sin dai tempi della sua fondazione. I tempi dei Romani respinse vittoriosamente l'attacco dei Mori, negli Arabi anche Napoleone nel 1800 e resistette oltre un anno nel 1900 durante la rivoluzione portoghese. Bellissimo il fiume d'Oro in Portogallo e ora lasciamo la costa lusitana e andiamo in Francia a navigare sul fiume Rodano, il più importante fiume francese per gettata d'acqua. Incontreremo città ricche di storia e cultura e vedremo dei paesaggi incredibili, quindi mi raccomando, navigate sempre con noi. Il fiume Rodano, o Rhône in francese, nasce in Svizzera dal ghiacciaio omonimo, la cui acqua si raccoglie in un laghetto ad oltre 2000 metri di altitudine per poi scendere a valle formando il lago Lemano. All'uscita del lago, in corrispondenza di Ginevra, riceve le acque dell'affluente Arve ed entra quindi in Francia, proseguendo incassato per svariati chilometri, ricevendo da destra il copioso apporto dell'Aisne e giungendo subito dopo a Lione, dove riceve le acque della Saona, suo principale tributario di destra. Da qui, notevolmente arricchito di acqua, diventa navigabile. La Saône è un fiume importante della Francia, nasce nei Vosgi, è lungo 480 km e sfocia sul Rodano a Lione. Un fiume importante perché collega il nord e il sud della Francia, dal Mar Mediterraneo attraverso il Rodano c'è un canale che arriva sino a Parigi e addirittura attraverso l'Alsazia e la Lorena sino al fiume Reno e al Mare del Nord. Il fiume Rodano scende verso sud bagnando la cittadina di Vienne, prosegue poi ricevendo svariati apporti che ne accrescono ulteriormente la già notevole portata. L'ultimo di questi è la Durance. Proprio alcuni chilometri prima di tale confluenza il Rodano bagna la città di Avignone, scorrendo pigro con andamento ad anse come ben visibile dalle alture della città dei Papi. Uno dei momenti più emozionanti nella crociera fluviale è passare i ponti che scorrono lungo il fiume. Mi raccomando, attenzione! Il fiume giunge alla fine del suo percorso gettandosi con l'ampio delta della Camargue nel Mar Mediterraneo. Nel delta, che inizia subito dopo la città di Yar, il corso del Rodano si divide in due rami, Grand Rhône e Petit Rhône, che abbiamo attraversato lungo la nostra navigazione fluviale assieme a Giver. Marsiglia è la seconda città della Francia, dopo la capitale Parigi, è il centro più cosmopolita del Mediterraneo, definita da Dumas il punto di incontro di tutto il mondo. Marsiglia è la città più antica della Francia e nonostante il suo carattere duro e difficile, nasconde un animo unico. Questa città così particolare è allo stesso tempo caotica, sporca, frizzante e intensa, grazie alla sua dimensione culturale e sociale con il resto della Provenza e alla sua vocazione marinara. Marsiglia riesce sempre a esercitare un fascino immutato e persistente nonostante tutte le sue contraddizioni. Sicuramente a renderla unica la sua essenza di città multietnica e meta di immigrazione, e qui infatti sono sbarcati nei suoi 2600 anni di vita greci, romani, ebrei, armeni, italiani, corsi, spagnoli, nordafricani, magrebini, vietnamiti, cambogiani, comoriani, abitanti delle Antille, di Riunio e turchi, un vero melting pot che ha creato una città assolutamente diversa dalle altre città francesi. Marsiglia è stata fondata dai greci nel 600 a.C., ha quindi una storia di oltre 2600 anni. Simbolo della città è la famosa basilica Notre-Dame de la Garde,
che si affaccia sulla città dall'alto in una bellissima collina. Questa chiesa neo-bizantina si trova nel punto più alto di Marsiglia e domina la città e il suo porto vecchio. La Bonne Mère, o Buona Madre, è uno dei simboli della città ed essendo la basilica a cui si chiedono le grazie sia marittime che terreni, è molto visitata e ammirata. Visitare questo luogo della fede cattolica romana, realizzata sul disegno di un protestante, è quasi un segnale di un dialogo interreligioso e culturale che qui, in una delle città più multiculturali d'Europa, si fa reale e quotidiano. Notre-Dame de la Garde, sorgendo su un promontorio, regala una vista mozzafiato sulla città. Da una parte il piccolo arcipelago delle isole Frisul e il castello d'If, chilometri di coste e il vecchio porto, e dall'altra la città di Marsiglia, circondata a semicirco dalle montagne. Nella nostra crociera fluviale sul fiume Rodano siamo sbarcati ad Arles, un centro importante di questo territorio, la Provenza, l'Alpi, la Costa Azzurra. Arles è di origine romanica e grazie ai suoi cimeli storici è diventata patrimonio mondiale dell'umanità nel 1981. Arles e il suo territorio, con la luce della Provenza, ha ispirato numerosi pittori e scrittori, fra cui il grande Van Gogh. Qui l'olandese visse per 1 anno e mezzo, qui dipinse ben 200 importanti pitture, fra cui i famosi girasoli, l'autoritratto con l'orecchia mozzata, la stanza di Vincent e le notti stellari. Ad Arles si apre il delta del Rodano. I suoi 2 rami, il grande Rodano e il piccolo Rodano, sono navigabili ed offrono al turismo fluviale la più inedita delle scoperte della Camargue. Arles è una tappa imperdibile per i battelli da crociera che risalgono o discendono nel Rodano. Città d'arte e di storia, Arles è conosciuta per la ricchezza delle sue vestigia antiche e romaniche. In effetti la città vanta diversi monumenti riconosciuti dall'UNESCO come patrimonio mondiale dell'umanità. L'anfiteatro, che si trova nel centro della cittadina, o il teatro romano, i criptoportici, una rete di gallerie sotterranee a sostegno dell'antico foro, le terme di Costantino, il portale e il chiostro di Saint-Trophine e la chiesa di Saint-Trophine, esempi di architettura romanica e tappa importante dei pellegrinaggi verso Santiago di Compostela. Molti dei luoghi della città, come il giardino della casa di cura Espace Van Gogh, la piazza del Foro, le sponde del Rodano o l'arena, sono stati immortalati nelle celeberrime tele di Van Gogh durante il suo soggiorno in città. Situata alle porte della Camargue, Arles ha mantenuto molte delle sue tradizioni: la festa dei butteri della Camargue, la fête du costume e la Fiera de Pâques e la Fiera de Uriz, corride che si tengono nell'arena. Capitale della fotografia, Arles organizza importanti incontri internazionali con mostre, feste e conferenze dedicate a questa arte. E poi naturalmente è possibile godersi le piccole vie del centro, piene di negozi tipici e di locali caratteristici. L'escursione nella cittadina di Arles può avvenire senza utilizzare mezzi di trasporto, in quanto la motonave Van Gogh di Giver Viaggi e Crociere è ormeggiata a poche decine di metri dall'inizio del centro storico, uno dei piccoli ma grandi vantaggi delle crociere fluviali a bordo di Giver Viaggi e Crociere. Nella nostra crociera fluviale sul fiume Rodano a bordo della motonave Van Gogh di Giver Viaggi e Crociere siamo sbarcati ad Avignone. Protetta da bastioni, la città vecchia custodisce ancora meravigliose testimonianze del proprio passato. Simbolo di Avignone è il famoso Palazzo dei Papi che vedete qui alle mie spalle. Avignone è stata la capitale della cristianità dal 1309 al 1377 durante la famosa cattività avignonese. In questo periodo è stato costruito questo palazzo che accoglieva
appunto i Papi, un palazzo che è ancora oggi il più grande d'Europa di stile gotico. In Place du Palais si trovano altri edifici prestigiosi come il Petit Palais, antica residenza degli arcivescovi, trasformata poi in un museo con dipinte e sculture, il Palazzo dei Monet, dalla facciata barocca del XVII secolo, e la cattedrale di Notre-Dame-des-Doms, edificata nel XII secolo. Place de l'Horloge è un luogo molto animato e piacevole, soprattutto durante il festival della città, con platine e caffè, con i tavolini all'aperto. Il Rocher de Dôme, che è all'origine stessa della città, è oggi un piacevole giardino abbarbicato sulla roccia, con bella vista sul Rodano, in particolare sul ponte Saint-Bénézet, più conosciuto come Ponte d'Avignone. Altro simbolo del turismo qui ad Avignone è il famoso ponte sul Rodano, Pont Bénézet, reso celebre dalla famosa canzone Sur le pont d'Avignon, assieme al Palazzo dei Papi, patrimonio mondiale dell'umanità. Cari amici telespettatori, il tempo a nostra disposizione purtroppo è terminato, è finita questa puntata di Mondo Crociera. Mondo Crociera, trasmissione televisiva che gira i luoghi più belli al mondo a bordo delle navi da crociera più belle al mondo. Puntata questa tutta dedicata a questa bellissima crociera fluviale in Europa, su due importanti fiumi, il Douro in Portogallo e il Rodano in Francia. Noi ci vediamo settimana prossima, sempre con sportdor.tv, la multipiattaforma TV e web tutta dedicata allo sport e al turismo. Mi raccomando, navigate sempre con noi. Ciao, alla prossima occasione da Floriano Moboni. Giver, un mondo di natura. sportoutdoorviaggi.it, l'agenzia di viaggi che organizza le tue escursioni in barca a vela e catamarano. Scopri le bellezze della Sardegna con sportoutdoorviaggi.it. In collaborazione con MSC Crociere, un mondo di scoperte. sportoutdoorviaggi.it. Giver, un mondo di natura.